We're thinking of her, and we're going to look back on a wonderful, wonderful love story. Dolly Parton's husband, Carl Dean, who supported the country music star in life, love, and her career, passing away at 82. È ampiamente riconosciuto che la storia d'amore di Dolly Parton e Carl Dean è uno dei misteri più affascinanti dell'industria musicale e dello spettacolo. Carl Dean, che è rimasto silenziosamente dietro le quinte e che è stato la roccia di Dolly per tutta la vita, è morto, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore della leggendaria cantante. Che cosa significa la scomparsa di Carl Dean per Dolly Parton? Come affronterà Dolly Parton questa perdita? Esploriamo la straziante verità che ha rivelato. La storia d'amore di Dolly Parton e Carl Dean. C'era molta ironia nel modo in cui ci siamo incontrati. Era così fuori dal suo carattere, dato che è piuttosto timido. Non è tipico di lui accostare e iniziare una conversazione con una giovane donna. Suo marito, Dolly Parton, è morto. La storia d'amore di Dolly Parton e Carl Dean non è paragonabile a nessun'altra ed è una rarità assoluta nel mondo dello spettacolo. Non hanno costruito la loro relazione su apparizioni pubbliche, una grande presenza sui social media o una festa in costume ad Halloween, a differenza di altri sodalizi che si sono creati a Hollywood e a Nashville. Tuttavia, si sono distinti. I presenti provenivano da due ambiti molto diversi, il mondo aziendale e quello musicale. Un'esperienza notturna opposta. Ora, però, sembra che Robert Francis Winch avesse ragione. In effetti, gli opposti si attraggono. D'altra parte, Carl Dean morì il 3° giorno di marzo del 2025, ponendo improvvisamente fine a una storia d'amore che durava da 60 anni. La morte di Carl ebbe un impatto significativo su Dolly, come dimostra il fatto che decise di evitare il pubblico quando avvenne. Sebbene possa sembrare che la scomparsa di Carl segni la conclusione della loro storia d'amore unica nel suo genere, la domanda rimane: che cosa ha reso la loro relazione così diversa dalla routine tipica delle coppie famose? Alcuni ritengono che sia stata la capacità di nascondere il loro amore da occhi indiscreti e dall'attenzione dei media durante la loro relazione. Anche se la scomparsa di Carl può averle causato molto dolore, ha deciso di concentrarsi sugli aspetti positivi ad essa associati. Proprio così, Dolly Parton non è diversa. È in grado di vedere la luce alla fine del tunnel, indipendentemente da quanto possa sembrare oscura la situazione. Sono stati molti i blog che hanno cercato di mettersi in contatto con la 79enne per ottenere le prime informazioni sulla causa della morte del coniuge, ma la loro strategia è stata a dir poco infruttuosa, poiché non è stato fatto alcun annuncio al pubblico sulla causa del decesso. Sembra che l'eredità di Carl Dea continuerà a essere caratterizzata dal fatto che durante la sua vita era un individuo riservato. Sebbene si sforzasse di mantenere un atteggiamento allegro, non era un compito facile per lei rimettersi in sesto. Aveva appena perso la sua roccia, la sua ancora, l'uomo che l'aveva tenuta con i piedi per terra e l'aveva tenuta per mano nei periodi più difficili della sua carriera, compresi i periodi in cui i blog pubblicavano storie sul loro matrimonio. Aveva appena perso la sua roccia, la sua ancora. D'altra parte, è riuscita a cercare di non farsi prendere dall'angoscia, prendendo forza da tutti i ricordi che hanno condiviso insieme. Nonostante il dolore continui a pesare sul suo cuore, trova la volontà e il coraggio di parlare di come se l'è cavata fino a questo momento. Era passata solo una settimana circa dall'ultima volta che lo aveva visto. Di conseguenza, il fatto che non abbia scoperto questa strategia di coping non è stata una sorpresa, ma ha fatto il primo passo parlandone, condividendo i ricordi del loro amore e informando il pubblico su chi fosse veramente Carl Dea, compreso, tra l'altro, quanto lui preferisse stare lontano dai riflettori. Lei ha fatto tutte queste cose. Qual era il motivo per cui Carl Dean era così categorico nell'evitare le luci della ribalta, nonostante il fatto che portasse qualche commento sulla loro famiglia? Il fatto che Carl Dean abbia sposato una delle voci più famose della musica country e mainstream è una testimonianza del fatto che non è mai stato uno che si fa fotografare. Dolly Parton ha perseguito la sua passione di musicista e nient'altro era importante per lei. Di conseguenza, nel 1964 si recò a Nashville con l'unica intenzione di esplorare il mondo della musica. La musica era la sua passione e aspirava a raggiungere fama e fortuna. D'altra parte, il suo coniuge preferiva una vita che lo escludeva dagli occhi del pubblico.
Lui era consapevole delle aspirazioni di lei e la sosteneva con tutto il fervore che il suo cuore piumato poteva portare. Tuttavia, non aveva alcun desiderio di far parte del clamore mediatico. Se paragonato a un guru della pubblicità come Dolly Parton, era il più tranquillo del gruppo. Nonostante sembrasse una dinamica particolare e unica nel suo genere, era anche funzionale. Erano completamente d'accordo l'uno con l'altra. Il desiderio di lui era quello di vivere una vita lontana dai media, mentre lei viveva sotto i riflettori. In ogni caso, lei ne ha bisogno. Quale tipo di musicista è interessato a guadagnare popolarità, ma evita l'attenzione dei media? Carl era un ragazzo diverso, secondo Dolly, che non è mai stato influenzato dal peso della sua celebrità. Non si preoccupava che le luci abbaglianti del suo status di superstar lo sovrastassero in quanto uomo della relazione, anche se era lui ad avere una relazione. Oltre ad avere una propria mente, un proprio modo di pensare, proprie idee e un serio senso dell'umorismo. Fu lui a mantenere vivo l'interesse di lei per tutti i 60 anni che trascorsero insieme. Nonostante non fosse molto attivo nell'industria musicale, aveva una profonda passione per questo mestiere. Tuttavia, la vera particolarità della loro relazione, che ha suscitato molte perplessità, è stata l'insistenza con cui i media hanno ripetuto che Carl Dean era frutto dell'immaginazione di Dolly Parton e l'immagine perfettamente curata delle pubbliche relazioni che la presentavano come una giovane ragazza di campagna che aveva trovato l'amore nella città di Nashville. Naturalmente non aveva mai sentito parlare di questa storia, ma non aveva mai risposto fino a poco tempo fa. Per quanto riguarda lo stile di vita che ci si aspetterebbe da una coppia di celebrità, la coppia aveva un modo di vivere completamente diverso. Dolly sostiene che sono andati in vacanza insieme e che si sono dati appuntamento nei luoghi più discreti possibili. Riflettiamo un attimo. Se Dolly e Carl uscissero insieme al Days Inn, un hotel del Tennessee, i paparazzi sarebbero interessati a scattare foto di prima classe? È probabile che cerchino qualcosa di più audace e fuori dagli schemi. Qualcosa che permetta a tutti di vedere la loro relazione lussuosa e romantica. Dolly e Carl, invece, potevano stare dove volevano, purché il letto fosse immacolato e la doccia perfettamente funzionante. Essere in presenza l'uno dell'altra era l'unica cosa che contava davvero per loro, dopo tutto il resto. D'altra parte, erano in grado di mantenere il loro legame in modo silenzioso come desideravano. Nonostante la notorietà di lei diventasse sempre più diffusa, è il prezzo dell'amore che le voci di fama richiedono. In breve tempo, la fama di Dolly Parton si espanse e l'intera nazione degli Stati Uniti si rese conto della superstar che era diventata. Tuttavia, è la natura della fama. Ci sono aspetti positivi, come il maggior numero di ore di schermo e di riconoscimenti, ma ci sono anche aspetti negativi che vengono strategicamente inseriti come contrappeso. Dolly era una grande appassionata di riflettori e faceva di tutto per convincere Carl a condividere i riflettori con lei in pubblico. Tuttavia, Carl non era un grande fan delle luci della fama e nulla poteva convincerlo del contrario. Tuttavia, nel 1966, scoprì un modo per portarlo sotto i riflettori e forse anche per tenerlo lì, questa volta con successo. La Broadcast Music Inc. aveva appena annunciato che era stata scelta per il suo primo premio di composizione di canzoni, che era per la canzone Put It Off Until Tomorrow. Dato che il premio sarebbe stato consegnato a cena, era giusto che andasse con un accompagnatore, e questo particolare accompagnatore non era altro che suo marito, Ergo. Nel tentativo di evitare di dover abbandonare il pranzo, Carl, come è sua abitudine, inventò una serie di scuse una dopo l'altra nel tentativo di assicurarsi che non sarebbe mai stato costretto ad andarsene. Dolly, invece, era fin troppo convincente. Spettava a quegli occhi seducenti decidere cosa avrebbe fatto. Poiché non aveva altra scelta, si è vestito per uccidere e si è presentato alla cerimonia di premiazione accanto alla moglie di grande successo. Mentre percorrevano il tappeto rosso mano nella mano, lui era assolutamente splendido nel suo smoking. Nel corso della serata, ha visto la presenza di sua moglie che portava tutto quel peso tra i suoi contemporanei e in quel momento ha provato più che amore per lei. C'era anche un barlume di orgoglio per i risultati raggiunti, tra cui quello di arrivare direttamente dalle trincee al centro di Nashville, la città nota per la sua musica country, e di fare faville. Nonostante fosse felicissimo dei risultati ottenuti dalla moglie, non gli piaceva essere al centro dell'attenzione. Per farlo entrare e magari farlo rimanere, Dolly escogitò questo piano.
Tuttavia, questo non ha funzionato. I due sono usciti insieme dal ristorante in perfetta armonia, sorridendo e salutando la telecamera. Una volta terminata la cena, sono usciti. Immediatamente, il veicolo è stato portato in giro e loro sono entrati da soli. Si rivolse a lei e le confidò alcuni dei pensieri che gli passavano per la testa. Dolly, voglio che tu abbia tutto quello che vuoi e sono contento per te, ma non voglio che tu mi chieda mai più di andare a un'altra di quelle serate di premiazione. Mi dispiace. In quello stesso momento riuscì a vedere che il compito non era stato portato a termine come credeva. D'altra parte, questo era solo un riflesso della natura dell'uomo che aveva sposato. L'amava così tanto che avrebbe fatto di tutto per renderla felice, ma non si tirava indietro quando desiderava qualcosa di diverso. Nonostante il loro matrimonio abbia superato la prova del tempo, hanno dovuto affrontare alcune piccole difficoltà. Quali strategie hanno utilizzato per affrontare i problemi di infedeltà, le enormi distanze che li separavano e l'assenza di figli nel loro matrimonio? Anche se non siamo le stesse persone, riusciamo a collaborare così bene. Poiché è un po' recluso, non ama particolarmente passare del tempo con altre persone oltre a me. Abbiamo un senso dell'umorismo stravagante e distorto, che credo sia il segreto di tutto l'amore e il rispetto che abbiamo l'uno per l'altra. Abbiamo molto amore e rispetto l'uno per l'altro. Ostacoli che l'amore deve superare. Anche le relazioni più stabili non sono immuni da difficoltà. Tuttavia, il grado di resistenza alla tempesta di ciascuna coppia non è necessariamente della stessa natura. Dolly e Carl, invece, erano di un'altra razza. La loro unione era perfetta sotto ogni aspetto. Iniziando con le accuse di adulterio e culminando con la scelta consapevole di astenersi dal parlare per un breve periodo di tempo, usando il luogo del suo set come scudo per nascondere la verità dietro le sue azioni. La situazione andò di male in peggio. Era impossibile spezzare il legame che condividevano. Ma cosa è successo di preciso tra i due nel corso del loro matrimonio durato più di 60 anni? Vi ricordate di Jolene? Una delle canzoni di maggior successo di Dolly Parton negli anni 70? Secondo quanto riportato, Dolly Parton stava esprimendo la sua rabbia perché il marito aveva una relazione con una cassiera di banca che aveva una grande cotta per lui. Durante un'intervista rilasciata nel 2014, l'attrice è stata piuttosto rapida nel raccontare la storia di una giovane cassiera di banca con il pan di zenzero che aveva una forte cotta per suo marito, Carl Dean. Contrariamente a quanto suggerisce la canzone, Dolly afferma che Jolene non ha mai tentato di portare Carl con sé. Mentre lo assisteva in banca, intraprese con lui una conversazione che si potrebbe definire flirtante. Le piccole battute di Jolene non superavano comunque il limite, perché era certa che sarebbero finite per essere solo battute di cui parlava. Ma ciò che è più significativo è che Dolly Parton aveva appena dato i suoi limoni in mano alla cultura pop e ha prodotto la limonata ideale con il suo singolo di successo del 1973 intitolato Jolene. La spiegazione che Dolly Parton fornì fu che aveva una cotta per mio marito e che a Pakanatam lui piaceva semplicemente andare in banca perché lei gli dava così tante attenzioni. L'attenzione sfrenata che Jolene rivolgeva sempre a Carl Dean alla fine si trasformò in una battuta ricorrente tra i due. Quando l'ha detto mi sono detto: stai passando molto tempo in banca. È difficile per me comprendere che abbiamo una tale quantità di denaro. In quella canzone si faceva riferimento all'assistenza di Jolene in tal senso. Nonostante il fatto che la canzone fosse relativamente benigna, ha creato narrazioni irrealistiche sul suo matrimonio che non esistevano realmente. Dolly Parton non aveva solo talento nel campo della musica, ma era anche esperta nel mondo degli affari e riconosceva l'importanza delle strategie di pubbliche relazioni. Di conseguenza, ha lasciato che la storia si svolgesse per un periodo di tempo considerevole, fino a quando ha finalmente rivelato una rivelazione scioccante che ne ha chiarito il significato. Era la presenza di un'altra donna a metterla a disagio, nonostante il fatto che questa canzone fosse nata da una serie di vaghe speculazioni. Jolene, la cassiera della banca, era alta 1,80 m e possedeva una serie di altre qualità che un uomo poteva trovare attraenti. Crede che abbiano affrontato difficoltà più importanti di una voce di infedeltà? In effetti, indosso sempre parrucche perché sono molto comode e spesso sono molto impegnata. Di conseguenza, provo un grande piacere nell'indossare le parrucche. La cosa più sorprendente è che i due non hanno figli insieme.
Nonostante le accuse di adulterio fossero ottime per le strategie di pubbliche relazioni e per i tabloid, il problema di fondo della loro relazione aveva origine in qualcosa di più intimo. La mancanza di figli non era dovuta a una mancanza di desiderio di averne. Purtroppo non era destino. Erano in grado di nascondere tutta la loro ricchezza e reputazione dietro i loro mantelli di vari colori, ma non avevano un solo figlio a cui poterla trasmettere. Ma nonostante l'estrema attenzione e i riflettori puntati sui loro 60 anni di sterilità, come hanno fatto i due a superare la crisi da soli? La storia d'amore tra Dolly e Carl era diversa da tutte le altre. Entrambi erano come due gocce d'acqua e avevano una straordinaria capacità di comprendersi a vicenda. Riuscivano sempre a trovare un modo per lavorare insieme come una squadra. Nonostante avessero opinioni diverse su alcune questioni, in particolare l'avversione di Carl a stare sotto i riflettori, avere un figlio non era una cosa che avevano discusso o concordato in precedenza. Di recente si sono sposati e si pensava che presto avrebbero messo su famiglia. Nel 2014 ha rilasciato un'intervista a Billboard in cui ha rivelato che quando lei e suo marito si frequentavano, e poi quando si sono sposati, si aspettavano di avere dei figli. Si sono impegnati molto, ma semplicemente non stava accadendo per loro, dal suo punto di vista, e pensava che non stessero facendo nulla per fermare il processo. Credeva anche che non stessero facendo alcun progresso. La coppia era più che soddisfatta di stare insieme e di stare semplicemente da sola. Spesso lo prendeva in giro, chiedendogli se non fosse sollevato dal fatto che non avessero figli, soprattutto perché non avevano figli di cui preoccuparsi. Nonostante il fatto che la questione che scottava nella mente di tutti fosse l'inchiesta da $1 milione, nessuno la poneva. In ogni caso, non fino alla pubblicazione della rivista Saga. In poche parole, si chiedevano se non avesse nostalgia della sua giovinezza, visto che era l'unico periodo in cui avrebbe potuto avere dei figli. All'improvviso si è creato un silenzio assordante. Il suo sorriso si insinuò sulle guance degli altri, ma la tensione continuò a crescere durante la sua esibizione. In risposta all'inchiesta, Dolly Parton ha risposto affermando che non le mancava così tanto come aveva previsto. La religione cristiana di Dolly Parton sembra essere stata la fonte di sostegno ideale per lei quando ha immaginato una vita senza figli. È stato dopo la morte del suo coniuge che ha osservato che il fatto di non avere figli era sia una benedizione che una sfida. Era dell'opinione che Dio non le avesse dato dei figli perché i suoi figli fossero suoi e lei potesse prendersi cura di loro come avrebbe fatto con i propri figli. Nonostante la voce della 79enne fosse piena di sincerità, si percepiva anche la leggera angoscia che l'accompagnava. Anche se la morte del coniuge le ha causato un dolore irreparabile, come è riuscita ad affrontare la perdita di lui e c'è la possibilità che qualcuno possa mai colmare il vuoto che lui le ha lasciato? Dolly affronta la perdita di Carl. Dopo essersi inaspettatamente separata da un uomo con cui aveva condiviso il letto per più di 60 anni, è stata sopraffatta dalla tristezza e ha avuto un senso di disorientamento. Attraverso l'uso di emoticon e parole che scorrevano sul suo account Instagram, ha scoperto un supporto digitale. La notizia della sua scomparsa all'età di 82 anni è stata divulgata da lei stessa solo 3 giorni dopo la sua morte. Grazie per tutte le lettere, i biglietti e i fiori che avete dato per esprimere le vostre condoglianze per la morte del mio caro marito Carl, ha detto nella sua lettera a tutti coloro che le hanno reso omaggio. Nonostante Carl Dean abbia trascorso tutta la sua vita lontano dalla macchina da presa, la sua scomparsa ha suscitato un certo clamore, cosa che sembrava essere una tendenza per lui anche quando era ancora in vita. Se ci pensiamo bene, il capolavoro che è Jolene non sarebbe stato possibile senza di lui. Era solo una coincidenza che fosse lui a flirtare con l'altra persona. Nonostante il suo comportamento fuori dalle telecamere continui a essere una componente significativa della sua eredità, il suo significato per la cultura popolare continuerà a perdurare finché Jolene sarà ancora ascoltata in qualsiasi modo. Nonostante il fatto che una parte significativa della sua vita sia passata in secondo piano, una cosa era evidente a tutti. Dolly Parton era l'oggetto del suo affetto e le era dedicata nello stesso modo in cui lei era dedicata a lui. Carl è l'unico uomo che amo al mondo. Sarebbe un sogno che si avvera trascorrere i miei anni d'oro con lui. Durante un'intervista rilasciata alla rivista People nel 1982, ha dichiarato: «Potrei non sposarmi mai più se lui dovesse morire per primo. La profondità del mio affetto è così grande che lei ha raddoppiato.
Il 1982 sembra un anno molto lontano, nonostante il suo amore per Carl non sia mai stato messo in dubbio. Una donna che ha vissuto la sua vita, la sua casa e il suo letto con un coniuge per poco più di 60 anni, diventerebbe semplicemente una reclusa e rinuncerebbe a dare una possibilità all'amore. Nonostante Dolly abbia 79 anni, è impossibile concepire che possa fare una cosa del genere. Nonostante ciò, la sua convinzione è ancora molto forte e gli ha persino dedicato una canzone, che celebra l'importanza che ha avuto nella sua vita e nella sua professione. Avevo 18 anni quando mi sono innamorata di Carl, e lui aveva 23 anni. Inoltre, proprio come le belle storie d'amore, non finiscono mai. Continuano a esistere nella musica e nel ricordo. Ha poi spiegato che lo stava dedicando a lui. Primi anni di vita e carriera. Il 19 gennaio 1946, Dolly Rebecca Parton nacque in una capanna di una stanza situata sulle rive del Little Pigeon River vicino a Pittman Center, nel Tennessee. Il suo debutto nel mondo è avvenuto. Sua madre, Avi Lee Caroline, e suo padre, Robert Lee Parton Sr. Sono i genitori di un totale di 2 figli. Sono i genitori di un totale di 12 figli. La trisnonna materna di Parton, Rebecca Whitted, è la fonte del secondo nome che le è stato dato. Il padre di Lee Parton lavorò sulle montagne del Tennessee orientale, inizialmente come mezzadro e poi per occuparsi della sua piccola fattoria di tabacco e della sua proprietà. Il padre di Parton era conosciuto come Lee. Per aumentare le magre entrate della fattoria, lavorava anche nell'edilizia. Il fatto che il padre fosse analfabeta non cambia il fatto che Dolly Parton ha spesso dichiarato che il padre era uno degli individui più intelligenti che avesse mai conosciuto in termini di affari e di generazione di profitti. È stata la madre della Parton a prendersi cura della loro numerosa famiglia. Le sue 11 gravidanze nell'arco di 20 anni l'hanno portata a diventare madre di 12 figli all'età di 35 anni. Era in grado di gestire la casa e di intrattenere i suoi figli con il folklore delle Smoky Mountain e con antiche canzoni, nonostante la sua salute fosse spesso cagionevole. La Parton deve la sua abilità musicale all'effetto che la madre ebbe su di lei, grazie alle sue origini gallesi. Avi Lee conosceva un gran numero di ballate tradizionali introdotte negli Appalachi, meridionali dagli immigrati dalle isole britanniche nel corso del X e XIX secolo. Poiché Jake Owens, il padre di Avi Lee, era un predicatore pentecostale, Dolly Parton e i suoi fratelli frequentavano spesso la chiesa. Per molto tempo, Dolly Parton ha attribuito il suo acume finanziario al padre, mentre la sua abilità canora è stata attribuita alla famiglia della madre. Quando Dolly Parton era piccola, la sua famiglia si trasferì dal quartiere di Pittman Center a una fattoria situata a Locust Ridge, nelle vicinanze. La maggior parte dei ricordi più cari della sua giovinezza è avvenuta lì. Dollywood, che prende il nome da Dolly Parton, ospita una ricostruzione del cottage di Locust Ridge, costruito alla fine del XIX secolo. Negli anni 70, l'attrice fu ispirata dalla zona della fattoria e dai boschi circostanti per la canzone My Tennessee Mountain Home. La Parton acquistò la proprietà alla fine degli anni 80, molti anni dopo che era stata venduta a terzi. Bobby, suo fratello, ha assistito alla ristrutturazione degli edifici e alla costruzione di nuovi. Un sacco di farina di mais è stato consegnato al missionario Dot, Robert F. Thomas, dal padre di Dolly Parton come pagamento per la nascita della figlia. Dopo aver raggiunto l'età adulta, Dolly Parton avrebbe composto una canzone sul dottor Robert F. Thomas. Quando era più giovane, scrisse canzoni come Coat of Many Colors e In the Good Old Days, in cui descriveva l'impoverimento della sua famiglia. Per circa 6 o 7 anni, Dolly Parton e la sua famiglia risiedettero nel primitivo cottage di Locust Ridge, una capanna con una sola camera da letto situata nella loro piccola fattoria di sussistenza. Il pentecostalismo era la religione più diffusa in questa regione, che si trovava a nord della Greenbrier Valley nelle Great Smoky Mountains. Durante gli anni della formazione, la musica ebbe un'influenza significativa su di lei. La congregazione in cui è cresciuta era la Chiesa di Dio, di cui il nonno, Jake Robert Owens, era pastor. All'età di 6 anni si esibisce per la prima volta in pubblico durante le funzioni religiose. A 7 anni inizia a suonare una chitarra costruita da lei stessa. Lo zio le regalò la sua prima chitarra autentica quando aveva solo 8 anni, pur essendo povera. La famiglia Parton
era in grado di provvedere al proprio fabbisogno alimentare e il libro di Cucina Good Looking Cooking del 2024 contiene una serie di pasti familiari. Fin da giovane, Dolly Parton iniziò la sua carriera di artista cantando in programmi radiofonici e televisivi locali nella regione dell'East Tennessee. A Knoxville, nel Tennessee, faceva la sua apparizione al The Cass Walker Show intorno alle 10, che veniva trasmesso sia alla WIVC Radio che alla WBER TV. Ha debuttato al Grand Ole Opry a soli 13 anni, mentre registrava per una piccola azienda della Louisiana chiamata Gold Band Records. Fu allora che ebbe il primo incontro con Johnny Cash, che la incoraggiò a seguire le proprie inclinazioni in termini di carriera. Il giorno dopo, la Parton si trasferisce a Nashville, nel Tennessee, dove si diploma alla Sevier County High School nel 1964. Il suo successo iniziale arriva come autrice di canzoni e firma con la Combine Publishing poco dopo il suo arrivo. In questo periodo collabora con lo zio Bill Owens, che è stato spesso suo partner nella scrittura di canzoni, per scrivere diversi singoli in classifica. Questi singoli includono 2 successi da top 10 per Bill Phillips: Put It Off Until Tomorrow e The Company You Keep, nonché il successo numero 11 di Skeeter Davis, Fuel to the Flame. Le canzoni scritte dall'artista vennero coverizzate da un gran numero di altri musicisti in quel periodo, tra cui Kitty Wells e Hank Williams Jr. Nel 1965, a soli 19 anni, ottiene un contratto discografico con la Monument Records. All'inizio fu considerata una cantante di bubblegum pop. Happy Birthday Baby fu l'unica canzone che pubblicò e che entrò in classifica. Anche se non riuscì a entrare nella Billboard Hot 100, ha registrato una serie di singoli. Nonostante avesse espresso il desiderio di incidere musica country, la Monument non accolse la sua richiesta perché riteneva che la sua caratteristica voce da soprano alto non fosse adatta al genere. Dopo il successo della sua canzone Put It Off Until Tomorrow, nella classifica country del 1966, coverizzata da Bill Phillips, la casa discografica si arrende e le concede il permesso di registrare musica country. Nel 1967 pubblica la sua prima canzone country, Dumb Blonde, che raggiunge il numero 24 della classifica country. Seguì Something Fishy, che raggiunse il numero 17 della classifica. Entrambe le canzoni furono incluse nel suo album di debutto in studio, intitolato Hello, I'm Dolly. Gli anni 70 segnano una svolta nella carriera di Dolly Parton. Pubblicò una serie di album di successo come Coat of Many Colors e Jolene, di cui Jolene divenne una delle sue canzoni più iconiche. Nel 1974, Parton decide di separarsi da Porter Wagoner per intraprendere una vera e propria carriera da solista. Poco dopo, I Will Always Love You, un'emozionante canzone di rottura scritta per Wagoner, divenne una hit numero 1 nelle classifiche di musica country. La canzone fu poi coverizzata da Whitney Houston nel 1992 e divenne uno dei più grandi successi di tutti i tempi. All'inizio degli anni 80, Dolly Parton espande la sua carriera alla musica pop e al cinema. L'album 9 to 5 and Odd Jobs segna una svolta importante con la sigla 9 to 5, la canzone dell'omonimo film di cui è protagonista. Il film ebbe un enorme successo, catapultando la Parton nella celebrità di Hollywood. Negli anni successivi ha continuato a recitare in film come Il miglior bordello del Texas e Magnoli d'acciaio, consolidando la sua posizione nel mondo dello spettacolo. Negli anni 90, nonostante il declino di popolarità della musica country tradizionale di fronte al pop e al rock, Dolly Parton ha mantenuto il suo fascino grazie alla sua eccellente capacità di scrivere canzoni. È tornata alla musica bluegrass con gli album The Grass is Blue e Little Sparrow, ricevendo il plauso della critica e vincendo numerosi premi. Nel XXI secolo, la Parton ha continuato a espandere la sua influenza. Ha fondato il parco a tema Dollywood, contribuendo allo sviluppo del turismo nella sua città natale. Con oltre 6 decenni di impegno, Dolly Parton non è solo una leggenda della musica, ma anche un simbolo di compassione e di creatività senza fine nell'industria dell'intrattenimento. A dispetto di qualsiasi cosa possa accadere in futuro, sembra che il loro amore continuerà a riverberare attraverso l'eredità che hanno creato insieme, che comprende canzoni e ricordi muscolari insieme. Non c'è fine al loro affetto. Credete che Dolly Parton sarà mai in grado di superare la perdita di Carl?
C'è la possibilità che Dolly Parton non sia veramente turbata dall'idea di non avere un figlio, o che sia venuta a patti con il fatto che le sono state date le mani che la vita le ha riservato. Nel riquadro dei commenti, vi invitiamo a condividere le vostre idee con noi. Per ulteriori contenuti, non dimenticate di mettere mi piace, condividere e sottoscrivere. Inoltre, cliccate sul video seguente che viene visualizzato sul vostro computer. Vi piacerà!